Buongiorno amici dell'arte bianca, oggi finalmente vi presento la mia ricetta super, la mia super procedura che vi mostro sempre nelle mie foto su Instagram o su Facebook per quanto riguarda la pizza napoletana a ruota di carro, una procedura che potete fare in casa ma è molto comoda perché anche all'ultimo, diciamo per il giorno prima, per il giorno dopo riuscirete a fare il vostro impasto di pizza perché è un impasto che prevede 12-13 ore al massimo e che quindi si potrà fare la sera prima per il pranzo del giorno dopo, oppure potrete comunque utilizzare questa procedura e questa ricetta per fare un 24 ore comodissimo, come lo faccio io praticamente molto spesso. Però dovrete naturalmente diminuire un pochettino il lievito, non più di tanto. La procedura rimarrà comunque la stessa, aumenteranno soltanto le ore di frigorifero, ma mi raccomando, seguite tutti i passaggi perché sono molto importanti fino alla fine del video. Mi raccomando, mettete poi un like se vi è piaciuto e vi chiedo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime notifiche, per cui mettete anche la campanella. E adesso non perdete un attimo di tutto quello che vi dico. Sigla! Ingredienti per 4 pizze: farina con circa 13 g di proteine, 680 g, acqua fresca 450 g, sale 21 g, lievito fresco di birra 5 g e mezzo oppure 2 g di secco. Ecco, in piena estate poi dimezzerete il lievito, mentre in primavera comunque lo diminuirete. Allora, cominciamo con la vostra planetaria o impastatrice a spirale a inserire tutta la farina, oppure comunque questa è una procedura che si può fare anche manualmente se volete. Naturalmente con un'impastatrice è tutta un'altra cosa. Adesso prendiamo il nostro lievito, lo aggiungiamo alla farina in questa maniera, spezzettandolo un po'. Anche comunque se avete il secco attivo si può tranquillamente mettere all'interno della farina senza doverlo sciogliere. Allora cominciamo con la prima velocità comunque basse in questa ricetta, perché comunque non dobbiamo formare un glutine troppo elevato. L'impasto, siccome faremo delle ruote di carro, dovrà essere abbastanza morbido per poter essere estensibile e poter occupare bene tutta la pala. Adesso aggiungiamo piano piano tutta l'acqua con il nostro dosatore, piano piano, tenendo sempre comunque conto delle basse velocità. Piano piano noi andremo a inserire tutta quanta la nostra acqua. Faremo stavolta un metodo diretto, senza quindi l'autolisi, una cosa veramente semplicissima. È per questo che vi dico che questa ricetta è molto utile quando all'ultimo decidete di fare una pizza per il giorno dopo. Potete fare un metodo diretto in questa maniera. L'importante, ecco, in questa fase di impasto, visto che comunque non facciamo autolisi, è dosare poco alla volta l'acqua, in modo così da riuscire a incorporare bene e formare un bel glutine, anche perché comunque utilizziamo delle basse velocità e quindi andiamo piano piano a formare il tutto. Allora, una volta che comunque abbiamo inserito poi tutta l'acqua, mettiamo il sale al centro, mi raccomando, così ho inserito praticamente tutta l'acqua tranne proprio una lacrima che metto quando è stato inserito, diciamo, il sale. Lo inserisco una volta che si è incorporato. Dopo qualche secondo posso inserire quest'ultima lacrima, diciamo, di acqua, che aiuta ancora di più l'inserimento, eccola qua, l'inserimento del sale alla fine, che così si scioglie bene all'interno dell'impasto, ma proprio una cosa veramente misera.
un goccio d'acqua rimasto diciamo sul fondo del nostro dosatore abbiamo messo. Se volete fare così anche voi, ecco, adesso abbiamo una temperatura veramente minima di 20-21 gradi, abbiamo assolutamente un impasto ancora fresco praticamente, per cui se avete anche voi queste temperature adesso vi consiglio di aspettare con 20 gradi in casa un paio d'ore, a meno che non abbiate una temperatura un po' più alta. Ecco, se avete una temperatura, adesso la mettiamo un paio d'ore come vi ho detto all'interno della nostra terrina d'acciaio coperta, facciamo una bella, appena tirata fuori dall'impastatrice, questo impasto lo andiamo a mettere nella nostra terrina, formiamo una bella palla in questa maniera, così resterà in modo omogeneo all'interno del contenitore coperto per, adesso siccome io ho chiuso a 20-21 gradi lo lascio un paio d'ore perché comunque è bello fresco, un paio d'ore qua a 20-21 gradi senza utilizzare comunque le celle. E potete fare così anche voi naturalmente, se poi l'impasto è più caldo naturalmente dovreste aspettare magari un'ora e mezza, ecco, non di più. Adesso dopo 2 ore andiamo a formare i panetti in questa maniera, prendiamo la nostra bilancia, i nostri panetti devono essere 290 grammi. Ecco, poi io vi ho dato la ricetta per 4 pizze, naturalmente, anche se ne sto facendo in realtà 6, però io vi do sempre la ricetta un po' standard, così potete modificare a vostro piacimento, dividendo oppure moltiplicando, ecco, una cosa un po' più standard, diciamo. Dopo, ecco, dovete tenere sempre conto delle temperature per quanto riguarda il lievito, mi raccomando. Ho già detto, in piena estate questa dose di lievito, se volete fare queste tempistiche, dovete dividerlo in 2, dovete farne la metà di dose di lievito, perché comunque le altissime temperature, diciamo 28-30 gradi, hanno una velocità molto più elevata, e qui abbiamo 20 gradi invece in casa, per cui ecco, adesso mi raccomando, chiudete il panetto in questa maniera, non dobbiamo neanche stringerlo troppo, andiamo a ungere la nostra cassetta dei panetti. Anche questo articolo lo potete trovare naturalmente tra i miei link in descrizione, tranquillamente, come tante altre cose. Adesso li poniamo qui, naturalmente molto meglio l'olio della farina, consiglio di più l'olio a fare diciamo non la temperatura ambiente ma il passaggio frigo, se dovete tenere i panetti per tanto tempo in frigo, perché appiccica diciamo meno, perché poi comunque la farina tende ad appiccicare, diciamo, invece l'olio no, aiuta un po' di più, diciamo, poi la utilizzeremo quando dovremo dividerli. Adesso li mettiamo per 12-13 ore in frigorifero. Allora, li ho tolti da circa un'ora dal frigorifero, a questo punto come vedete sono pronti per essere infornati, sono ben lievitati, non estremamente ma al punto giusto comunque, perché comunque deve essere ben lievitato il panetto, ovviamente non troppo, deve diciamo raddoppiare, quando è raddoppiato è diciamo al limite, perché altrimenti va troppo oltre e poi potrete rischiare di avere diciamo un pochino di difficoltà nella stesura, poi una cottura non proprio giusta, uniforme. Adesso dovrete con la spatolina, fornitevi di una spatolina così, se avete la cassetta di lievitazione, con la farina vi aiutate e staccate i panetti in questa maniera. Adesso vi mostro proprio tutto il procedimento per la stesura. Arrotondiamo diciamo il panetto, che ha preso una forma un pochettino squadrata, è naturale, più tempo poi li lasciate in frigo e più avranno una forma comunque squadrata. Adesso iniziamo a schiacciare in questa maniera dal centro verso i lati tutto il nostro panetto, lasciamo una piccola cornicetta, ma proprio una cosa proprio minima. Andiamo a girarlo, va bene anche fare questa cosa, naturalmente, anche se non è indispensabile, una piccola procedura che faccio, e poi andiamo a fare questa
questa tecnica, che sarebbe la classica tecnica dello schiaffo napoletano. Poi vi farò vedere anche l'altra tecnica che si può utilizzare. Questa è una delle tecniche più utilizzate, diciamo. Adesso lo andiamo a mettere sulla pala, poi andiamo naturalmente a condirla con pomodoro. Potete metterla prima oppure dopo sulla pala, come preferite. Andiamo a mettere tutti i nostri ingredienti. Una volta che mettiamo il pomodoro allarghiamo, poi mettiamo anche il resto degli ingredienti. Margherita in questo caso, mettiamo un fior di latte e poi anche un parmigiano che dà un tocco di sapore alla margherita, naturalmente, che dovrebbe sempre avere. Un filo d'olio prima di infornare, naturalmente, e allarghiamo ancora un po'. Allarghiamo al massimo così la nostra pizza. Andiamo a misurare con pirometro, sono 480 gradi, 500 gradi di cielo, inforniamo in F1 praticamente a 500 gradi. Intanto vi faccio vedere anche l'altra procedura, la stesura sempre classica come prima. Andiamo a stendere il nostro panetto in questa maniera, portando tutta l'aria, vedete, verso l'esterno, verso piccolo cornicione che andiamo a lasciare, ma proprio una cosa veramente minima. Con le dita, con le mani ci aiutiamo, dal centro portiamo tutto verso l'esterno, facciamo un pochettino girare e adesso vi faccio vedere la tecnica del pugno. La tecnica del pugno è un attimo diversa, in questo caso fate in questa maniera, fate ruotare l'impasto in questa maniera, così si allarga comunque delicatamente. È una tecnica che si può utilizzare magari. Ora, un piccolo escamotage che vi consiglio è questa retina da infilare alla prima pizza, diciamo a metà cottura o cottura quasi ultimata, comunque, per evitare di bruciare, diciamo, troppo il fondo se cuocete naturalmente a 500 gradi come in questo caso per questo impasto. Andiamo a vedere la sfornata delle nostre bellissime pizze. Stiamo cuocendo nel forno F1 a 500 gradi, in forno elettrico. Ci sono vari forni sia elettrici a legna che possono raggiungere queste temperature, quindi possono darvi questo bel risultato. Guardate, comunque questa è una speck, funghi e grana, una spinaci e salame e poi delle belle margherite, una capricciosa, e voilà, questo è il nostro bel risultato. Scrivete pure tra i commenti cosa ne pensate. Naturalmente spero che vi sia piaciuta questa video ricetta. Se così fosse mettete un like. Nell'info box trovate tutti gli articoli utili che potete direttamente acquistare su Amazon tramite i link che vi metto qua sotto tranquillamente, e spero di vedervi alla prossima video ricetta. Iscrivetevi, mettete la campanella così poi vi arriva la notifica e ci vediamo al prossimo video. Ciao!